Finisce qui! L'Inter non solo batte, l'Inter annienta l'Atalanta 4-0, il messaggio potentissimo di questa Inter a tutto il campionato e agli interisti stessi. Simo, 4-0, autogol di Jim City propiziato da una giocata di Thuram, gol di Barella, doppietta di Marcus Thuram, ma con un Inter che oggi ha dato una dimostrazione di forza molto molto importante nel primo vero big match di questo campionato di Serie A per la nostra squadra. Un Inter che ha battuto l'Atalanta indirizzando la partita fin da subito, avrebbe potuto anche dilagare. Abbiamo rivisto una dimostrazione di forza sulla scia di quella Inter che ci ha portato fino alla seconda stella. Sempre di più mi convinco che quel pareggio contro il Genoa è stato episodico, ma che forse è servito per accendere un po' di scintilla in più con un po' di cattiveria in più. Detto che l'Atalanta oggi aveva diversi problemi, diverse defezioni, un mercato che ancora fatico a comprendere del tutto, che sta consegnando alle porte del campionato un Atalanta ancora cantiere apertissimo, ma l'Inter ha saputo dare una dimostrazione di forza molto importante e tra l'altro sul mercato, Simo, forse la strada della continuità, mentre tutti gli altri hanno portato avanti quella della rivoluzione, va tenuta sotto osservazione in maniera particolare, ma ne parleremo anche a parte. Sì, anche perché su questo è ancora presto, lo scopriremo col passare dei mesi. Quello che è certo è che prima di Inter-Atalanta dicevamo eravamo in crescita fra Genoa e Lecce, arriva il primo big match, peraltro prima della sosta, e quindi anche un attimino più importante ancora, ci aspettiamo una risposta da Inter. Ecco, io mi aspettavo una risposta, non un ruggito di questo tipo, se devo essere sincero. Quindi è stata una risposta fin troppo positiva per essere ancora, tra l'altro, il 30 di agosto, con un Inter debordante, che poi nei fatti ha spinto tantissimo nei primi minuti di entrambe le frazioni. Non ha fatto 90 minuti continui, ma è anche giusto così, non ci sarebbe stato bisogno. Però è tornata, io in cronaca ti dicevo, mi sembra una partita da Inter dell'anno scorso, in attesa di capire come sarà l'Inter di quest'anno. Sembrava proprio quella coppia di Inter lì, richiamando il concetto che dicevi adesso della continuità. È un Inter che quando vuole alza un attimo i giri del motore e ti fa 2 gol, anche se ti chiami Atalanta, nonostante le difficoltà. E questo è un messaggio importantissimo per il futuro e per le rivali. Rivali che giocheranno sabato, seguiremo sabato sera il Napoli contro il Parma, una delle rivelazioni di questo campionato, il Milan che affronta la Lazio, la Juventus che affronta la Roma, una Roma con tanti problemi, però sono tutte partite di un certo spessore. Questo era un primo weekend veramente, veramente molto importante. L'Inter lancia subito questo messaggio così forte e così devastante al campionato. Dicevamo, Simo, che contro l'Atalanta è un Inter che ha una tendenza, cioè Inzaghi è la criptonite di Gasperini, perché Gasperini sta facendo grandissime cose, non segnava nelle ultime 24 partite solo 2 volte, l'Atalanta non ha segnato entrambe le volte contro l'Inter. 4-0 la scorsa stagione, 4-0 anche in questo momento. Un Inzaghi che ha trovato, diciamo, le vie giuste per far male a questa Atalanta e lo sta confermando stagione dopo stagione, partita dopo partita. Siamo alla 6ª vittoria consecutiva contro di loro e ho avuto sempre l'impressione che il centrocampo fosse un po' la vera chiave in cui l'Inter domina queste partite e le vince contro questa Atalanta. E oggi troppo facile forse dire Thuram migliore in campo, perché i gol comunque ha fatto una grande prestazione offensiva, ma Barella lì in mezzo oggi ha alzato tantissimo i giri del motore e quando l'Atalanta comunque ha dei giocatori importanti a centrocampo, ma è stata messa sotto da Barella e dagli altri, siamo venuti fuori alla grandissima. Guarda, DAZN li sta intervistando entrambi insieme e questa è la risposta, giustamente. La partita, sì, il centro, in generale per l'Inter, quando il centrocampo rende forte, è sempre un assist importante per un'eventuale vittoria che tendenzialmente arriva. Nel caso specifico, a livello anche tattico, con l'Atalanta che ti marca uomo su uomo a tutto campo, contro l'Inter che fa del movimento e della mobilità dei suoi uomini una delle armi più importanti, io lo dicevo anche prima della partita, magari si incastra qualcosa, però di base è
una delle situazioni in cui puoi andare più in difficoltà, soprattutto se sei in trasferta, soprattutto se hai una difesa a dir poco rimaneggiata, e infatti è finita 4-0. Cioè l'Inter ha trovato tutti gli spazi che voleva, quando ha voluto attaccare portava tanti uomini diversi in avanti, proprio perché lavori così cercando di scombussolare un po' i riferimenti, e perfino Acerbi ha fatto 100 corse centralmente verso la porta avversaria, non a caso. E secondo me l'Atalanta in questa maniera qui si è un po' consegnata, avrebbe dovuto giocare in maniera un pochino più prudente, però sappiamo che Gasperini ha questo tipo di approccio, che comunque ha fatto le sue fortune, non è che non sia andata mai bene questa cosa loro, anzi, però questa sera è stata partita a senso unico. Io devo ringraziare in maniera proprio gigante il nostro Alex Docet, che ha fatto un commento che ha riferito a delle cose che sono successe in live. Quindi Alex, ti ringrazio veramente di cuore a nome di tutta Passione Inter, e tra poco a parte leggerò il tuo commento. Ringrazio anche EC, e tra pochissimo mettiamo in evidenza anche il suo commento. Grazie davvero di cuore. Simo, dobbiamo parlare un attimo di Thuram e poi 2 annotazioni tattiche ti voglio dare. Marcos Thuram arriva a 4 gol, è in questo momento capocannoniere del campionato, in un momento in cui Lautaro Martinez deve ancora carburare al 100%, ma è comunque utilissimo alla squadra. Questo ricordiamolo sempre, perché ha fatto anche oggi un grande lavoro per tutta la squadra, e se Thuram va così bene è anche perché a fianco a lui c'è un attaccante di grande spessore. Thuram però, io lo dico dall'anno scorso, l'ho ribadito più volte d'estate, continuo a dirlo sempre di più, sta compiendo quell'evoluzione da attaccante vero, da attaccante puro, che quest'anno ci farà molto divertire. Oggi fa 2 gol da rapinatore dell'area di rigore, qualcosa che se tu mi dici 2 anni fa pensare a un Thuram che ti fa dei gol così non è il primo aspetto in cui me lo aspetto, ecco, decisivo, cioè mette la zampata proprio ad anticipare il difensore in un pallone che vaga in area di rigore e fa 2 gol praticamente identici. Sta avendo un'evoluzione importantissima, e anche con i suoi strappi cioè fin qui è veramente il giocatore più importante di queste prime 3 partite dell'Inter, proprio per come mette in apprensione la difesa avversaria. Segnali di altissimo livello. Su Thuram io dico solo 2 cose. La prima è che prima che venisse all'Inter lo conoscevo sì e no, anche avendolo approfondito per studiarlo in attesa che venisse da noi, e già nelle prime partite con la maglia dell'Inter, tolte le prime amichevoli dove era un po' spaesato, ma ci stava, nelle prime partite in cui abbiamo capito che lui stava trovando finalmente lo spazio, già secondo me si intuiva la grande, oltre che la grande qualità, ma proprio anche l'importanza e l'intelligenza calcistica che ha questo ragazzo. E nelle prime 3 partite più amichevoli in realtà di questa nuova stagione lo stiamo capendo ancora di più. Io non mi sarei mai aspettato che questo ragazzo in così poco tempo cambiasse radicalmente un modo di giocare che è veramente tanto diverso da quello che aveva quando era in Germania, perché tu lo dicevi, anche Ausilio poi l'ha detto, qualcuno intravedeva questo tipo di epilogo, ma era un epilogo da intravedere, era tutto da lavorare, era tutto da andarselo a prendere, e Thuram l'ha fatto anche in tempi ristrettissimi, perché parliamo veramente di poco. E io la seconda cosa che aggiungo, visto che poi siamo anche nel momento finale del mercato, abbiamo parlato a lungo di mercato, se Thuram fa questo tipo di evoluzione, Thuram è il miglior acquisto dell'Inter di questa stagione, perché diventa veramente un nuovo giocatore e ti ha fatto già vedere come sa fare gol. Oggi hai detto bene, 2 gol da rapinatore d'area, ma il gol di Genova non ce lo dimentichiamo, è un gol clamoroso come tipo di rete, appunto. E se questo ragazzo comincia ad ampliare il suo bagaglio tecnico con queste giocate, a cui continua ad aggiungere gli strappi, le cose che ha sempre fatto bene, tienilo tu. Io non so come si fa a contenerlo sto ragazzo poi. Siamo nati lo stesso giorno, quindi c'è affinità, anche se sono un pochino più vecchio. No, a proposito di ampliare il bagaglio, Simo, ho sentito anche dire che l'Inter di Inzaghi è monotona, addirittura prevedibile in termini di gioco. Facciamo un po' sempre le stesse cose. Io stasera ho visto l'Inter segnare da 2 rimesse laterali praticamente. Cioè, abbiamo fatto 2 gol da rimesse laterali e non mi sembra che l'Atalanta abbia così previsto le nostre giocate. Stiamo avendo una quantità di soluzioni per andare in porta, per andare in gol, veramente imbarazzante. Cioè, una roba stratosferica. Quindi la produzione offensiva
non è il tema su cui preoccuparci, evidentemente, per quello che stiamo vedendo. La difesa, oggi Retegui era, diciamo, l'avversario più, tra virgolette, alla portata per Acerbi, in termini di stile di gioco. Ha avuto qualche piccolo appannamento in alcuni momenti, ma poi Acerbi mi è sembrato reggere tranquillamente il confronto. Retegui è stato abbastanza annullato, anche se Retegui ha avuto a un certo punto un'occasione abbastanza nitida per andare in gol. Però ecco, Simo, io continuo a sottolineare la prestazione di Pavard ancora una volta, che riequilibra la difesa, ma poi oggi anche in avanti l'azione del primo gol nasce da una manovra offensiva con Pavard che sta facendo la sponda da trequartista sostanzialmente, poi a un certo punto faceva l'ala sinistra, prestazione super. Bastoni forse ancora superiore, perché difensivamente non ha fatto passare nulla. Tutto questo rimpianto Bellanova, oggi Bellanova è stato totalmente annullato da un ottimo Di Marco, e io sono veramente molto contento di questa prestazione anche a livello difensivo. Ad un Atalanta, che è una delle squadre che produce di più, abbiamo concesso 2 semi occasioni. Sì, nei numeri l'Atalanta ha fatto un tiro in porta nello specchio, 11 tiri totali. Ecco, se vogliamo trovare una cosina da andare a migliorare può essere questa, nel senso che già nelle 2 partite scorse l'Inter mediamente rispetto a quello a cui siamo abituati ha concesso più tiri del solito, tiri complessivi, quindi sia nello specchio che fuori. L'Atalanta pure ha fatto anche peggio e oggi ancora di più, mi verrebbe da dire, visto il risultato. Però ecco, anche l'Inter comunque concede 11 tiri, che non sono pochissimi. Poi mi dovrò rivedere bene la partita per vedere anche quali tiri, perché dipende anche dal tipo di tiro. Però a livello numerico sono questi. Se l'Inter è monotona, mi fa piacere. Sono 4 anni che facciamo 100 gol a stagione. Cioè, nel senso, vorrei capire allora che problemi hanno le altre nel non capire ancora come fermare l'Inter. A me sembra che l'Inter ha un impianto di gioco che è stabile da anni, ma è un impianto talmente intanto innovativo e poi, appunto, come hai detto prima, talmente pieno anche di soluzioni diverse e particolari che i risultati si vedono. Ci manca, vogliamo ribadire che ci manca il famoso giocatore che salta l'uomo, è vero, detto che ci sarebbe Buchanan, ma lo vedremo. Però in alcune partite magari lo puoi notare. Generalmente, ribadisco, se l'Inter fa 100 gol ogni anno vuol dire che in qualche modo i gol arrivano lo stesso, e abbiamo dimostrato la scorsa stagione che, come peraltro qui su Passione Inter abbiamo ripetuto a lungo, la differenza forse la fa più la difesa quando prende pochi gol, che non questo attacco che magari non ne fa tanti, cioè non ne fa tantissimi, ne fa tanti, ma la differenza poi la fa la difesa. Simo, ho 2 notizie Vai. dell'ultima ora. Problemini muscolari. Bastoni, affaticamento al solio della gamba destra, mentre Çalhanoğlu, affaticamento ai rotatori dell'anca sinistra. Quindi problemi muscolari, speriamo almeno possano saltare le nazionali per poi rientrare dopo la sosta. Sarebbe proprio lo scenario ideale che porterebbe qualcuno ad insinuare la Marotta League, probabilmente. 2 commenti dalla chat. Il nostro Alex, lo devo ringraziare di cuore, guarda il cielo sopra San Siro, il gran che me ne frega se non ti sta simpatico e credi non sia interista. Era la risposta suggerita al commento che era arrivato prima. Grazie Alex, troppo buono davvero per l'enorme sostegno al progetto Passione Inter. E C invece dice: ad Arnautovic serve uno psicologo, forza Inter. Io, Simo, stavo pensando di non parlare di Arnautovic in questa partita. Ma no, ma possiamo parlarne in chiave positiva, perché alla fine io mi sono un po' arrabbiato nel finale, ma era una rabbia positiva, perché oggi ha 3 occasioni, posto che l'ultima era fuori gioco, ma vabbè, 3 occasioni completamente libero davanti al portiere e tutte e 3 le volte passa la palla. Ora, nel primo caso, quella più clamorosa, voleva far segnare Taremi, che sarebbe stato il primo gol nell'Inter, che l'aveva imbucato centralmente in maniera molto intelligente, e ok. Però di base fai l'attaccante. E tu, soprattutto Arnautovic, ci hai dimostrato l'anno scorso che per la tua serenità mentale è importante, cioè nel senso la tua serenità mentale incide molto su quella che è poi la prestazione sul campo. Quindi un gol clamoroso sbagliato ti fa andare KO e un gol segnato ti esalta. Non è che faccio il processo a questa partita, eravamo anche già sul 4-0, fa nulla. Però a un certo punto sto ragazzo dovrà anche arrivare a tirare in porta, dovrà ricominciare a
a sentirsi sereno nel farlo. Io non capisco se sia questo o se sia solamente il fatto di voler cercare di far segnare i compagni, che in realtà è una cosa positiva. Però se ti ricordi, loro anche nelle scorse partite, col discorso anche della condizione fisica, a volte ci veniva da dire non tira perché non vuole rischiare magari l'indurimento, non lo so, sul tiro, che è un gesto tecnico più diciamo dispendioso dal punto di vista fisico. Oggi c'è quest'altra cosa. Non lo so, cioè mi lascia un po' così, sei una punta 3 volte davanti al portiere e 3 volte la passi. Io sospendo il mio commento, mi ripeterei su cose che ho già detto e lo aspettiamo alla prossima. E chiudo col commento di Moncrief, che in parte ribadisce quello che dicevi anche tu, Simo: la mobilità costante che ha l'Inter nelle 2 prime metà di ogni tempo è materiale che nessuno fa così in Europa. Ed è stato uno dei grandi segreti, assolutamente, di questa Inter. Chiuderei qui, poi a parte ci saranno altri contenuti sulla partita e non solo. Simo, non so se hai altro da aggiungere. No, guarda, un flash su questo commento che hai mostrato di Moncrief. Nessuno fa così in Europa, forse sì, ma il problema qual è? È che se lo fa Inzaghi in Italia gli si critica il capello, soprattutto non il Fabio Capello, cioè il pelo nell'uovo, soprattutto nelle televisioni. Se lo vedi fare da Guardiola, vate del mondo del calcio, che è giusto perché Guardiola lo è veramente, però poi vediamo cosa fanno anche gli altri, perché Inzaghi sono 4 anni che fa delle cose meravigliose. Basta, La stessa chiudo. cosa che dicevo per Barella: se vedi un giocatore in un altro campionato fare la partita che ha fatto oggi Barella, stiamo di ma perché non offriamo 688 milioni per prenderlo? Vi prego. Invece, siccome è Barella, ci limitiamo a dire ha sbagliato quel colpo di tacco. Chiudiamo questa clip ringraziando Lele84 che fa il commento perfetto per chiudere la clip. Non vi rendete conto che spettacolo siamo stati. Mi raccomando, iscrizione al canale e vi aspettiamo su passioneinter.club per non perdervi nulla sugli argomenti più caldi del momento in casa Inter.